In questo video colleghiamo i finali Pioneer Exclusive M6 all'Elot-X. Proviamo a spiegare come mai non l'ho fatto sin dal principio, perché vi starete chiedendo, ce le avevi già le casse ben conosciute, perché non ci hai attaccato subito i tuoi nuovi finali. Ascoltiamo insieme come vanno con le mie casse a tromba da 104 dB di sensibilità. Giudichiamo il suono di questi Pioneer Exclusive. Ci avviciniamo sempre di più a quello che è la possibilità di attaccare le Yamaha NS 5000 che ho acquistato e vedere come si comportano in questo sistema. Sono reduce da una meravigliosa esperienza di ritaratura di alcuni dei loro parametri, una esperienza preziosa per capire le condizioni in cui mi sono arrivati e preziosa per avermi fatto vedere dal vivo, toccare con mano la meraviglia di questi oggetti e andare a ripercorrere, grazie al service manual, il loro schema, capire come sono fatti, ti fa veramente sorridere per una serie di accortezze che siamo abituati ad associare un po' troppo a una certa nicchia di costruttori, chiamiamoli piccoli artigiani esoterici, che sono attenti a ogni minima finezza, specialmente in Giappone. Quando te la fa un piccolo artigiano, la ricevi con lo scetticismo del caso. Ma se te la fa Pioneer, allora qualche domanda ce la poniamo? Questi finali sono caratterizzati da telai in alluminio, perciò amagnetici, verniciati in grafite. Ora alzi la mano chi non pensa ad Audio Tecne e al suo Imai, che è solito verniciare in grafite per smorzare. Noi lo consideriamo uno degli esoterici, per così dire, una delle persone con le soluzioni più estreme, e qui abbiamo un'azienda industriale, Pioneer appunto, che ci sciorina le stesse idee in un secondo, sgretolando tutto il nostro pregiudizio spesso verso questi estremismi che riteniamo infondati, che riteniamo fumo venduto per alzare il prezzo delle macchine. Abbiamo quindi questi chassis verniciati in grafite con due trasformatori di alimentazione toroidali che sono incapsulati in questi contenitori sospesi dal telaio mediante piedini in gomma, e tutto lo spazio all'interno dei contenitori viene riempito con granuli di carburo di silicio per smorzare le vibrazioni e isolare i trasformatori. Tutti i componenti di alimentazione di segnale sono componenti proprietari Pioneer con degli accorgimenti di fine artigianato, se così possiamo dire, straordinari. Abbiamo dei condensatori, ad esempio, dei condensatori a film, vedete che sono anche marchiati Pioneer, che sono realizzati con un doppio film policarbonato e polipropilene. Motivo: il policarbonato ha delle basse perdite nel dielettrico, il polipropilene ha il miglior potere isolante e le miglior caratteristiche in alta frequenza. Tutto ciò incapsulato in una resina conduttiva schermante, e come se non bastasse, l'esterno di tutti i condensatori elettrolitici è avvolto da una, diciamo, guaina in rame per schermarli ulteriormente, così come i passaggi più critici dei cavi. I dispositivi attivi sono alloggiati su dei dissipatori che hanno le alette, come dicono loro, staggered, delle alette alternate, di lunghezza alternata, in modo da minimizzare le risonanze della struttura. Si vedono solo connessioni di rame. Tutto è coerente nei materiali da cima a fondo utilizzando il rame. Per esperienza diretta, quanto più si mantiene uniformità di materiali di collegamento, di materiali all'interno di un apparecchio, tanto più esce qualcosa di organico e di coerente, e questo Pioneer l'ha capito, perché non c'è nessun materiale alieno al rame in qualsiasi tratto del segnale. Tuttavia nessun grande amplificatore è tale solo perché adotta dei materiali di pregio.
Alla base di un grande amplificatore c'è sempre un fantastico circuito. I finali sono in conduzione per tutto il periodo del segnale, quindi la classe A è confermata e veritiera. Tuttavia, nonostante siano sempre polarizzati con la debita corrente, ciò che a monte viene fatto variare per variare drasticamente il consumo di energia è la tensione di pilotaggio di questo stadio, che viene comandata dal segnale musicale in ingresso. C'è un circuito che ascolta il segnale musicale in ingresso e a seconda delle richieste che arrivano varia la tensione sugli stadi finali in maniera che, pur funzionando in classe A, la potenza che dissipano sia variabile a seconda dell'effettiva richiesta del programma musicale del momento. Questo fa sì che questi finali possano consumare fino a 1200 watt cada uno, che rispecchia le proporzioni debite a cui siamo abituati per una classe A su 300 watt di potenza erogabile, ma non dissipano tutti questi 1200 watt quando non è necessario. Questi finali sono capaci, grazie a questo modo dinamico di gestire la loro energia, non solo di garantire 300 watt in classe A, ma anche di garantire picchi di 700 watt a richiesta su 4 ohm e di 1000 watt, 1 kilowatt di picco a richiesta su 2 ohm. Oltre a questo c'è un altro circuito particolarmente brillante, di cui Pioneer si è vantata a lungo e ne ha apportate varie iterazioni e migliorie nel tempo. Questo circuito si chiama SLC e sta per Super Linear Circuit. Quando questa sezione di amplificazione deve amplificare il segnale in ingresso, i transistor che la compongono sono ovviamente soggetti ad una distorsione, ad una non linearità che li caratterizza. Il Super Linear Circuit si prefigge l'obiettivo di abbattere la distorsione da non linearità creando uno specchio di corrente, cosiddetto. Affinché questo circuito funzioni in maniera davvero ottimale c'è un trimmer che permette di bilanciarlo affinché la parte fase e la parte controfase della distorsione siano effettivamente di pari ampiezza e quindi la loro somma algebrica vada davvero a zero. Fondamentale quindi anche per giudicare in maniera debita quanto sia efficace la soluzione che Pioneer si è studiata e ci ha offerto. Gli amplificatori quindi, ricapitolando, si compongono in 3 macro sezioni che sono asservite a questi 2 trasformatori. Le 3 sezioni sono una parte di amplificazione in tensione detta Super Linear Circuit, una parte di gestione della tensione di pilotaggio della classe A detta Dynamic Power Supply e una parte che è effettivamente il nostro dispositivo finale di potenza in classe A. Ciò che quindi ho potuto tarare è stato il bias degli stadi finali, il bias del circuito di pilotaggio della tensione dinamica, il bilanciamento del circuito superlinear e naturalmente l'offset di corrente continua ai morsetti di uscita. Ora questi finali hanno un'uscita in corrente continua pari a 0, più o meno all'incirca 1 millivolt, quindi davvero nulla. E tutti gli altri parametri, bias dell'uno, bias dell'altro dispositivo e via discorrendo, sono perfettamente in bolla, perfettamente a specifiche, così come il circuito SLC è perfettamente bilanciato. Ma prima di chiudere, da appassionato di chitarre, quale sapete che sono,
ogni recensione che si rispetti c'è una parte tecnica e poi c'è la parte dell'ascolto, con le note dell'ascoltatore, ovvero del recensore. In questo caso abbiamo aggiunto un piccolo twist, come il mezzo ci consente. Ho fatto ascoltare lo stesso brano che avevo messo nel video precedente, Mandela di Abdullah Ibrahim, in modo che volendo possiate anche voi fare un confrontino, per quello che ovviamente vale il gioco, perché qui stiamo facendo un gioco, tra quel video dove suonavano le Jamo Concert 11 e questo video dove suonano sempre gli stessi apparecchi, la catena è ora identica, tranne che per le casse, le Lothex Minstrel. Perché non ho collegato subito i finali exclusive alle mie Lothex? Questi sono diffusori monovia, perciò non contengono un crossover. L'altoparlante si occupa di tutta la banda audio e al tempo stesso riceve tutto il segnale che arriva dall'amplificatore senza nessun genere di protezione. Inoltre sono molto efficienti, con 104 decibel di sensibilità. Diciamo che un eventuale guasto elettrico sarebbe arrivato direttamente ai morsetti, non del diffusore, ma proprio dell'altoparlante, con conseguenze catastrofiche, e trovare una coppia di altoparlanti come questi non è assolutamente una passeggiata. Il percorso che ho fatto è una sorta di ABA, ovvero una condizione conosciuta, subentra un fattore nuovo, si ascolta il fattore nuovo, ma poi si ritorna alla condizione precedente. È con questo tipo di approccio che io ho sempre condotto le mie recensioni anche sulla carta stampata, è l'unico di cui mi fido, perché ho scoperto sulla mia pelle che quando si fa semplicemente il passaggio dal conosciuto al nuovo, in quella fase si tende a porgere attenzione ai primi dettagli che capitano all'occhio, magari si viene rapiti da alcune cose positive o negative, che poi polarizzano un po' tutta l'esperienza di esplorazione del nuovo apparecchio. Quando invece si ritorna indietro alla condizione precedente, tutte le cose alle quali non si stava prestando la dovuta attenzione magicamente compaiono davanti, cose buone, cose cattive. Quindi è solamente con questo andare avanti e poi tornare indietro che io faccio i test. Allora, che impressione ne ho avuto? Cosa posso dire di questi finali? Li accendo e per i primi minuti sono particolarmente poveri. Ovviamente la loro corrente di bias, il loro regime termico si raggiunge dopo un certo periodo di tempo e questi finali vanno bene dopo una mezz'ora e dopo un'ora si ha il massimo della loro liquidità, della loro musicalità e organicità. Il primo elemento che viene alla mente è chiarezza, limpidezza. Questi finali sono la quintessenza della risoluzione, dell'olografia, della ricostruzione del palcoscenico e di mettere in chiarissimo ogni elemento contenuto nella registrazione. Questi non sono finali che cercano di coccolare l'ascoltatore, non sono come certe altre realizzazioni in classe A che tendono a essere belle morbidone, belle piacione, belle calde, belle eufoniche. No. Timbrica, molto neutra, con un accenno ad essere piuttosto aperta in alto. Quindi non perdoneranno diffusori con una gamma alta maleducata, scorbutica, graffiante o artificiosa. Hanno un fortissimo controllo, che più o meno si intuisce dalle mie parole precedenti, quindi anche una gamma bassa che scende in maniera profondissima, naturalmente c'è tutta la potenza che occorre, ma è molto controllata. Tira delle gran sassate quando il segnale lo chiede, ma nulla sbrodola e nulla va in melma. La gamma media, voci bellissime, non sono eufoniche come in altri tipi di realizzazioni, magari valvolari e stereotipate che conosciamo, non cerca di metterti il medio, la voce qui. Tutto rimane sempre al suo posto e qui entriamo anche nell'ambito della scena acustica, uno dei palcoscenici sonori più belli a cui abbia potuto assistere qua sotto. Non c'è niente da fare, delineato perfettamente, tutto dietro i diffusori, scolpito da manuale. Dinamica esplosiva. Il bello è che questa circuitazione che adottano, zero feedback, è fantastica. Sappiamo tutti, no, che la controreazione, argomento molto dibattuto e non voglio farne un caso ora, ma la controreazione è sempre stata un po' quella cosa che separava i fan della dinamica naturale e che quindi non la vogliono e i fan di un ascolto un po' più pettinato. Io nella mia esperienza ho vissuto un po' tutti questi percorsi, ho seguito un po' tutti questi percorsi, non mi sono mai dato una risposta univoca, anche perché paradossalmente il mio integrato Lotex con le 300B single-handed
è credo l'unico che si possa immaginare che usa della controreazione, al contrario degli stilemi più canonici. Quindi non sono un odiatore della controreazione, ma sentire che questi finali non la usano, almeno globalmente, è di buon suffragio a quello che sento con le orecchie, perché hanno questa tendenza naturale a respirare, a far uscire il respiro della musica con una dinamica che corre da sola, un transiente bellissimo, quindi ogni variazione la si può sentire in ogni sua sfumatura, che è quello che rende la dinamica poi credibile. Come dico sempre, la dinamica è bella, ma non basta avere il piano e il forte e qui in mezzo un brutto scalino e dire che la dinamica è entusiasmante. La dinamica va anche costruita e questo è il transiente. Il transiente deve essere coerente e concreto, deve uscire tutta la nuance del salto di volume della musica. Una nota difficilmente compare nella sua massima espressione di punto in bianco. C'è una costruzione e questi la sanno fare. Se aggiungiamo il no feedback alla potenza devastante di cui sono capaci, ecco qui che abbiamo il grande risultato della dinamica strepitosa che offrono. Tanto la macrodinamica quanto la microdinamica, che si sposa molto bene a quella finezza di grana e a quel micro dettaglio, a quella risoluzione spaziale che vi ho raccontato prima. Quindi credo di aver terminato la mia fotografia, credo di essere ancora più vicino alla maturità della mia esperienza di tutti questi nuovi componenti per accingermi a mettere sotto le Yamaha. Questo avverrà a breve. Rimanete sintonizzati perché nelle prossime puntate parleremo del preamplificatore, perché è importantissimo e il Manley Neoclassic 300B preamp è un oggetto fantastico e merita di essere raccontato come si deve. E direi che dopo di quello attaccheremo decisamente le Yamaha.